Eccoci qua. Niente intro oggi perché insomma siamo partiti un po' tardi, perché non facciamo tanta strada comunque, visto che le temperature sono scese, ormai siamo a settembre. Andiamo in pianura, nella bassa, principalmente a vedere Ferrara, la città di Ferrara, almeno il centro storico, che è bellissimo, ha importanza anche storica incredibile. Poi ne parleremo là. Pare essere una bella giornata, le temperature in questa stagione sono perfette. La strada sfortunatamente non è un granché, nel senso che è praticamente quasi un rettilineo. Comunque dai, anche queste campagne un pochino amene, non me ne abbiano gli abitanti di queste zone, sono affascinanti. La strada è questa qua, c'è pieno di autovelox, per cui ce la facciamo proprio in totale relax. Ne approfittiamo, visto che appunto un rettilineo che non richiede nessuna attenzione particolare, per cui ne approfittiamo per continuare la biocaos, la biografia di cui nessuno veramente sentiva il bisogno, se no me l'avrebbe chiesto qualcuno. Però vabbè dai, avrei potuto farsi un libro e vendervelo, invece ve la racconto gratis. Siamo ancora alla fase bimbo caos, se non ricordo male l'ultimo giro in cui ho fatto questa rubrica eravamo arrivati insomma da poco a Bergamo, che è stato un po' sì il posto in cui ho sviluppato i primi reali ricordi della mia infanzia. E niente, avevo finito quella parte di racconto con una considerazione sul fatto che tuttora trovo un valore aggiunto alla mia vita il fatto di essere potuto crescere in un'epoca in cui i bambini potevano uscire tranquillamente, giocare in strada. Chiaro, è pericolosamente vicino a quei racconti proprio dei vecchi, però ai miei tempi, però non ci posso fare niente. Oggi io non so come crescono i bambini, non ne ho, aggiungo anche fortunatamente, perché non saprei veramente da che parte iniziare a crescere, a educarli in questo mondo digitale con mille insidie, anche vabbè, mille opportunità, però io che sono vecchio non le vedo, già fatico a cercare di realizzare questa cosa con gli strumenti di questo terzo millennio. Però dai, torniamo alla nostra storia, che spero appunto sempre non suoni un po' presuntuoso da parte mia volervela raccontare, però dai, vuol dire, il viaggio è lungo, da vedere non c'è proprio tantissimo, per cui sì, Bergamo, insomma, metà degli anni 70, mi ricordo che avevo raccontato di aver scoperto lo skateboard e me ne ero pazzamente innamorato, anche perché non so se ne avevo accennato l'altra volta, non ricordo, ma effettivamente noi, almeno io personalmente, forse mio fratello si era riuscito a integrare meglio con i suoi compagni di scuola, io non so se perché venivo da giù, insomma c'era un po' di diffidenza, per cui io spesso mi trovavo sì fuori casa, ma a giocare da solo. Lo skateboard a un certo punto fu proprio la mia grande passione, prendevo, come ho detto, mi buttavo giù per queste discese ripidissime, a volte mi facevo veramente del gran male, tornavo con le ginocchia completamente sterenate, perché insomma andavo giù a una bella velocità. Ma una cosa che adoravo fare, ero proprio patito, ed è una cosa che in qualche modo ha cambiato la mia esistenza in quello che sono adesso, ed è il fatto che mi ero appassionato tantissimo nel giocare, nel collezionare i soldatini. Adoravo i soldatini, li dividevo in eserciti e andavo fuori a giocarci in quelli che erano i cantieri delle villette che costruivano o demolivano, dove lasciavano sempre questi cumuli di sabbia, e io andavo lì e quella diventava il mio teatro di guerra. Scavavo le trincee, costruivo i fortini con la sabbia,
E in che modo questo ha cambiato la mia esistenza nell'essere che sono oggi? Perché io chiaramente, insomma, giocavo e facevo gli effetti speciali, ero bravissimo a fare le esplosioni, gli spari, le deflagrazioni, e questa cosa mi è ritornata utile poi anni dopo, quando ho cominciato a fare beatbox. Cioè, subito avevo, come dire, un passato da rumorista che mi è stato utile nella mia prima poi attività nell'ambito musicale, che è stata proprio quello del beatbox, quando poi mi trasferì a Milano. Ne parlerò più avanti, sempre se appunto c'è qualcuno a cui interessa. Comunque sì, io mi trovo spesso per un sacco di ore in questi cantieri tutto sporco di sabbia, di detriti, a giocare con i miei soldatini. I soldatini poi, quelli piccoli, fondamentalmente erano soldatini da collezione, cioè avevano il loro piccolo piedistallo, erano tutti di color plastica, perché si supponeva che venissero dipinti poi a mano, ma a me non me ne fregava niente, io tanto li distinguevo. I verdi erano i Marines, i grigi erano i tedeschi, e badabam, l'attacco di qui, l'attacco di là, di cui che ne avevo sentito parlare in qualche racconto, in qualche film. E niente, questa è una cosa che mi ha sempre fatto abbastanza sorridere. Poi sì, poi venne lo skateboard, cominciai a crescere un po', la bicicletta. Ma prima della bicicletta c'è un altro aneddoto che è abbastanza utile per far capire un po' il tipo di personalità che avevo e che mi sono portato poi dietro. Cioè un tipo di personalità che insomma oserei definire determinata, se non proprio testarda. Allora noi, come ho accennato, abitavamo alle pendici di questo collinone, la Maresana, che era abbastanza insomma in periferia. Forse addirittura eravamo un altro comune di Valtesse, sì. E mi ricordo che una volta i miei mi portarono in questo paese abbastanza lontano, non so per quale ragione, insomma io lì trovai questo parco giochi all'interno di un oratorio che possedeva una delle cose più belle che avessi mai visto ai tempi, cioè questa immensa, almeno ai miei occhi, immensa, occhi di bambino, questa immensa ruota del criceto. Cioè c'era questo ruotone in ferro che girava su se stesso. Tu andavi lì e cominciavi a correre proprio come i criceti. Una roba bellissima. Penso che, cioè, anche secondo me un po' pericolosa oggi, una roba del genere non la metterebbero mai in un parco giochi, meno di ferro, dove infatti, cioè, però io adoravo semplicemente quella ruota del cricetone e ci volevo andare sempre. Poi i miei mi avevano portato solo quella volta, non ci passavamo, cioè non ci passavamo mai per quel paese lì, e niente, io avrò avuto 4 anni, meno di 5 mi sembra, decisi che ci volevo andare comunque. Allora un giorno uscii di casa, scavalcai questo cancello di casa portandomi dietro il triciclo, ve lo giuro, c'avevo il triciclo, e cominciai a pedalarmi sto triciclo fino al paese che secondo me distava più di 4-5 km, secondo me. Ovviamente ci impiegai un botto e mia mamma si preoccupò, anzi andò bella in panico, mandò mio fratello e tutti i suoi amici in giro a cercarmi, finché insomma qualcuno non mi trovò e mi disse di tornare a casa, e io non ero ancora arrivato, e infatti ero incazzato come una vipera e ne presi, mi sa, un bel po', perché insomma sì, mia mamma si era molto spaventata e bene. Questo era un po', come dire, no? Il vostro affezionatissimo motovlogger c'aveva già questa voglia di fuggire su 2 ruote, vabbè, erano 3. Comunque sì, devo dire che ad essere cresciuto a Bergamo, comunque in campagna,
mi ha sviluppato un po' il mio senso, non lo so, dell'avventura. C'erano sempre posti in cui imboscarsi, no? Le famose case abbandonate o le case stregate, che poi erano semplicemente delle vecchie fattorie crollate, e si andava sempre a sbirciare qua, ad andare là. Poi c'erano poi magari le rivalità tra il nostro quartiere con gli della strada di là. Secondo me sì, il fatto di avere questi giochi, queste cose in cui eri tu a crearti le immagini, eri tu a crearti la situazione, secondo me hanno avuto un impatto positivo sullo sviluppo poi della mia creatività. Un po' come quando leggi libri, no? Quando leggi libri non vedi le parole scritte sulla carta, vedi le immagini. La stessa cosa giocare con quei soldatini. Sì, muovevo i soldatini, ma in realtà vedevo tutt'altro. Sì, perché appunto le immagini le creavo io. Oggi probabilmente le generazioni successive alla mia le immagini le hanno già pronte nel video, gliele propongono, sono immagini che loro si assorbono con degli altri probabilmente effetti creativi, però non lo so. Io credo di essere stato aiutato molto da questa scarsità di mezzi che sviluppava la fantasia, la creatività. Forse sia un discorso un po' retorico, spero di no, però questo vuol dire che poi non ho apprezzato tutto quello che è venuto dopo, perché appunto io sono cresciuto a cavallo tra un'epoca e un'altra, e infatti io mi ricordo l'avvento dei primissimi videogiochi. Una roba che non ci potevi credere, per me fu una roba no, ma che cos'è? Ma dai, impossibile. E stiamo parlando di Space Invaders al bar, e ciao, via a buttare via soldi proprio a profusione, e ciao, basta. Sempre meno soldatini, sempre più Space Invaders. C'era la coda proprio, tutti i bambini del quartiere andavano in questo bar che era l'unico che aveva sta cosa qua, sto videogioco. Un'altra cosa che mi ricordo, andavo spesso al cinema da soli. Io da bambino ho già 7, forse 6-7 anni, 8 forse, andavo da solo, mi facevo dare i soldini la domenica, e se il film era bello ci stavo tipo dal primo spettacolo del pomeriggio fino a il primo della sera, cioè forse me lo devo 2-3 volte, e nessuno ti diceva niente finché stavi dentro, il tuo biglietto valeva. E lì ci ho visto, per dirvi, no? Madonna quanto sono vecchio, in prima visione al cinema ci ho visto Guerre Stellari, forse ancora prima almeno 2-3 film di Bruce Lee, anche lì cos'è sta roba? E già lì è scattata un po' anche la passione per l'Oriente, per le arti marziali. Sì, è un po' l'imprinting che è avvenuto in questi luoghi. Poi però a un certo punto niente, babbo, si dovete trasferire di nuovo, ma questo ve lo racconterò la prossima volta, perché mi sa che stiamo arrivando dalle parti di Ferrara. Tra un po' arriveremo nel suo centro storico, che è una cosa meravigliosa, città bellissima, con una storia appunto davvero davvero importante. Io ci provo, ma insomma è una città così importante che non potrei mai riuscire ad essere in qualche modo esaustivo nel raccontare le sue vicende, perché è veramente veramente tanta storia. Però insomma qualche accenno. Allora, eccoci qua. E niente, adesso noi ci andiamo a fare il nostro giretto visitina. Dai, noi siamo arrivati. Ciao raghi.
Ferrara. È davvero difficile fare un riassunto della storia di Ferrara perché è una storia infinita e immensa, ma certamente si può dire che la città, ma soprattutto il castello, il centro storico, è legato in maniera indissolubile alla famiglia degli Este. Durante i 3 secoli che gli Estensi hanno governato questa città si è avuto una rivoluzione in campo artistico, urbanistico, mai vista prima in Europa, tant'è che è patrimonio dell'UNESCO. Inoltre è stata sede di un'università molto importante per la quale sono arrivati incredibili personaggi, da Copernico a Nico della Mirandola, Paracelso. Poi verso la fine del 1600 la mancanza di eredi di Alfonso II, duca degli Estensi, portò la devoluzione, cioè la presa del potere da parte dello Stato Pontificio, che lo mantenne, ma da allora si ebbe un lento declino della città, che perse il suo status di capitale sia culturale che militare della zona e divenne una semplice città di provincia. In realtà questo è veramente un riassunto molto succinto, perché davvero la storia di questa città è troppo lunga e importante per essere racchiusa in pochi minuti, però davvero è molto bella, è molto interessante. Il castello è un capolavoro, uno dei pochissimi castelli ancora con il fossato pieno d'acqua, ed è veramente una meraviglia. Dentro ci sono sempre mostre molto interessanti, vi consiglio di venirci a fare una visita e niente, dai, a star bene, a dopo, ciao! Ok, bella gente, stiamo lasciando alle nostre spalle il centro di Ferrara. La giornata si è aperta, è diventata caldissima, infatti mi sono smanicato, mannaggia me. Oh beh, io ci provo, infatti vabbè, dai, avete visto che quando vado in autostrada una pseudo giacca tecnica me la metto, però adesso insomma fa veramente super caldo. Allora, io sono sempre semi rincoglionito dagli antidolorifici, perché qua cerchiamo di non farci mancare nulla. La gamba devo dire che è decisamente migliorata, riesco adesso a fare le scale, riesco a fare un po' quasi tutto. In compenso ho cominciato a farmi male i denti, allora vai di antidolorifici. Adesso vedremo che cazzo ci dice il dentista quello di sta roba. Non c'è mai una gioia, non c'è mai una sosta alla sfiga. La sfiga staccanovista c'ho, non mai una pausa, mai un giorno di ferie. Sì raghi, io ho veramente detto due info minimali a sto giro più che in altri, perché vabbè, un conto se andiamo a una rocca in cima a una montagna, che chiaramente tutte queste cose che andiamo a visitare hanno sempre secoli e secoli di storia complicatissima, però voglio dire, Ferrara è stata proprio una capitale europea, per essere appena esaustivi dalla puntata di 9 ore. Io ho detto insomma le cose un po' principali, ma nemmeno, giusto un accenno. Poi raghi, i libri di storia e Wikipedia e tutto il resto sono lì a disposizione di tutti. Io cerco di farvi un po' incuriosire. Vabbè, Ferrara è una città, vabbè, bellissima secondo me. Ho anche al ritorno incontrato una vecchia conoscenza, mi scatta l'aneddoto, sì, perché insomma ho incontrato una persona che ci ha ospitato e ci ha in qualche modo
organizzato un po' tutto il disco di Neo X, che era un disco che ho fatto con Gopher D, ex membro di Sud Sound System e poi diventato DJ produttore, con cui ho fatto questo disco perché lui stava qui a Ferrara e niente, ci siamo incontrati, ci siamo dati una capocciata e abbiamo detto te, un bel clash, un brainstorming, abbiamo tirato fuori quel disco che credo sia uno dei dischi con la minor preparazione su carta della storia della musica, veramente. Da quando abbiamo detto facciamo il disco a quando l'abbiamo mandato alle stampe sono passate tipo 3 settimane, abbiamo realizzato tutto quanto al volo, proprio così, con mezzo un po' di fortuna, però è un disco che dai, io porto nel cuore anche con piacere, perché dentro ci sono forse tra le mie migliori punchline, ero ancora un po' legato alla punchline, devo ancora scoprire un po', ero in una fase di passaggio ed erano le prime cose in assoluto che producevo, forse c'era più lo stimolo a fare quell'aspetto che altro, ero proprio gasato all'idea di avere un disco con delle tracce prodotte da me, cosa che invece no, lì non ero preparato, perché le mie tracce sono lasciano veramente molto a desiderare. Adesso si passa sul fiume Reno, mi sembra, che poi prosegue per Argenta, credo, e sfocia verso Comacchio, ma magari è tutto frutto della mia fantasia e questo è un altro fiume, però insomma, bello grosso, chi lo sa. Ok raghi, sulla strada di casa cominciamo a fare i saluti perché le batterie sono quasi veramente esaurite e poi insomma da qui in avanti c'è l'avvicinamento a Bologna, zone industriali, ed è inutile proprio continuare a girare. Giro dai, Ferrara è un posto insomma che non devo dirvelo io quanto è importante, quanto è bello, però dai, questo è quanto, perciò dai, ci salutiamo come al solito, ci diamo appuntamento se volete alla prossima puntata. Questo è On The Run, bella raghi, ciao.